Buongiorno, lui si chiama Hashtag, esattamente come l'hashtag che mettete su Instagram, e è un seller italiano che è qui con noi per un periodo di tempo per mettere a posto alcune brutte abitudini che ha preso. Fra le varie cose non gli piace essere lavato, o meglio, non è stato fatto in modo che gli piacesse essere lavato. Okay? Oggi vediamo insieme un po' come poterlo aiutare. Non è un cavallo facilissimo in questo, questa è la terza volta che noi vedremo un po' come aiutarlo. Come potete vedere, la prima volta non è stato affatto semplice, è anche un cavallo abbastanza agile, quindi insomma, nel senso, lui ha ben presente cosa è in grado di fare, e quindi a volte bisogna un pochino creare un pochino di scomodità anche in maniera importante, per poi dopo riuscire a fargli capire che la cosa giusta invece è molto più comoda. Rayante diceva sempre non importa quanta pressione metti, ma è il momento esatto in cui la togli che insegna al cavallo. Ricordatevi sempre, la pressione non insegna, la pressione emotiva è il rilascio che insegna. Oggi vediamo un attimino come lo possiamo aiutare. E come vedete lui è un sinistro estroverso, giocherellone, quindi cercheremo un po' di sfruttare questa sua voglia di giocare, questa sua voglia di interagire con tutto quello che ha d'intorno, ma nello stesso tempo dobbiamo mettergli un pochino di rispetto per le nostre richieste, non solo di rispetto per quello che è l'ambiente che lo circonda, compreso anche noi stessi come persone, ma proprio anche un po' il rispetto di quello che noi chiediamo, no? Cioè, il rispetto non è altro che la risposta appropriata alla pressione che noi facciamo. Quindi adesso vediamo un pochino come facciamo per aiutarlo un po' a capire. Intanto vediamo se riusciamo a farlo montare su, visto che anche ieri ha dato un po' di problemi. Vediamo un pochino. Vedete, lui tira indietro e io metto un po' di scomodità nella sua azione. Cioè lui vuole andare indietro, metto scomodità nell'andare indietro. Invece in avanti non metto scomodità. Quindi, richiamo, più bene. Mai rimanere a tirare sul cavallo, mai rimanere con la corda in tensione e tirare più forte mentre che il cavallo cammina. Dovete sempre, appena lui viene, mollare. Se lui tira più forte, in questi casi per esempio, allora io posso o rimanere lì in attesa, ma con lui non è stata una strategia che funzionava perché lui tirava veramente forte, oppure posso mandare indietro il cavallo. Quindi qui c'è comodo. Se lui vuole invece tirare indietro c'è scomodo. Adesso lo rifacciamo da capo. Vediamo se intanto almeno una cosa riusciamo a metterla a posto. Ok, tira. Metto un po' di pressione. E vedete, appena lui è venuto verso me io lascio. Ok, vieni. Oh, bravissimo. Vieni. Bravo. Ottimo. Vedete queste sciupature che ha perché lui soffre un po' di dermatite, quindi si gratta e quindi tende un po' a sciuparsi il pelo. Sta facendo già un vaccino, per cui insomma sta migliorando, però ci vorrà il suo tempo. Di nuovo. Molto meglio, molto meglio. Di nuovo premio. Ok, nuovo, via. Andiamo via e torniamo. Vieni.
ecco, bravo, qua. La prima cosa che dovete sicuramente avere prima di operare in questo modo, come vedete fare oggi su un cavallo, è sì, è vero, me ne sono scordato, è che faccia lo yo-yo bene. Se non sapete cos'è lo yo-yo, andate sul mio canale, scrivete yo-yo, lo cercate, c'è diversi video che ve lo spiegano. Poi la seconda cosa che dovete fare è non legarlo, okay? Quindi io in questo momento non lo legherò, lascerò la corda sopra la balaustra, non so se si dice balaustra in italiano, in toscano si dice balaustra, e vediamo un pochino di riuscire a gestire la corda. Questa è una corda lunga da 7 metri, senza dover tenere o creare una sensazione di prigionia per il cavallo. Allora, l'altra cosa che dovete sicuramente avere è una pistola che vi permette di dosare l'acqua e anche il tipo di getto, ok? Adesso andrò a scegliere la doccettina in modo che sia soft. Lui si diverte, gioca con l'acqua, però poi dopo quando gliela sparavi addosso scappava via. Quindi adesso ce lo faccio giocare un po' e poi inizio a chiedergli di stare fermo mentre che lo bagno. Adesso lo sto mettendo, adesso l'ho messa piano, proprio piano piano. Adesso vado di nuovo un pochino più forte, ce lo faccio sempre giocare, se lui vuole giocare lo faccio sempre giocare. Comincio a sparargliela addosso. Vedete la corda come l'ho? In questa maniera qui la posso prendere, siccome è 7 metri, anche se lui se ne andasse ho tutto il tempo per prenderla. Parto sempre dal basso. Davanti il cavallo, se metto pressione con l'acqua, tende ad andare indietro, dietro tende a venire in avanti, quindi prima di andare indietro mi accerterò che lui risponda bene allo yo-yo, in modo che se cerca di venire verso di me io lo posso fermare. Quindi, piano piano, adesso un po' più forte, faccio un po' e poi premio. Ricordate un po' il gioco d'amici, no? Stessa cosa vale di qua. Faccio un po'. Uguale, faccio un po'. Vedete, io sto davanti, lo tengo un pochino e bagno dietro. E premio. Ok? Adesso cerco di aiutarlo un pochino a superare questa sua paura, ma in realtà non è paura dell'acqua, perché come avete visto lui ci gioca con l'acqua, no? È timore, non so per quale motivo, ma hanno raccontato che lui quando è stato castrato gli facevano le docciature, probabilmente mentre gli facevano queste docciature è successo qualcosa, non lo so, magari è stato fatto della pressione in maniera sbagliata, è stato un po' minacciato, si è sentito minacciato il cavallo e quindi lui tende a essere un po' intimidito dall'acqua sotto la pancia. E guardate, fate attenzione, proprio quando io vado a mettere l'acqua in quella zona laggiù, vedete? Allora faccio un po' approccio e ritirata, approccio e ritirata, approccio e ritirata, approccio e ritirata, vedete? Piano piano cerco di fargli superare un po' questa paura e vedo se lui riesce a trovare un attimo di calma. Passerotto, povero pezzettino, vedete già è un altro cavallo. Ovviamente ci sarà ancora da lavorarci per riuscire a farlo rimanere ancora più tranquillo, soprattutto quando lo laviamo dietro. Adesso non è finita, adesso andiamo dalla parte di là, dalla parte di là. Mi giro la testa così, mando un pochino indietro, passo oltre, sono passato davanti perché non c'è pericolo, perché non è legato il cavallo. Ok, avete visto? Ok, adesso vuole andare indietro, io lo mando indietro.
Se fosse stato legato lì sarebbe stato estremamente pericoloso. Invece a questa maniera ho creato scomodità in quello che lui voleva quando se n'è andato, ancora uguale. E lo riporto avanti. Vieni bimbo. Ah, bravissimo, vieni. Vieni, di qua. Da quest'altra parte. Bravo. Bravo. Vedete che differenza? Davanti non ci sono grossi problemi, dietro invece si tende a nervosirsi. Aumenta un pochino l'ansia, sentite il respiro. Devo aspettare e lascio. Ciccio. Indietro, vai. Bravissimo. Lui vuole andare di qua, io posso sparare anche qui in terra per tenerlo qua. Vedete, lui vuole andare via, io tengo un po', ora continuo ad andare via, poso e lo recupero. Vedete quanto è importante la corda lunga in questi casi, no? Riuscite sempre a tenere tutto sotto controllo. Quindi ribagnate un po'. Ho scelto apposta un orario in cui c'è molto caldo, oggi c'è 35 gradi, proprio perché l'acqua sia un sollievo per lui. Però vedete, è proprio uno schema, no? Quando io vado a bagnare la zona della pancia, lui si preoccupa. Quindi qui è stato fatto qualche errore madornale quando lo docciavano dopo che era stato castrato. Vedete? Lui va proprio, vedete come si... Capite perché dovete avere il cavallo sotto controllo con lo yo-yo? Perché sennò vi viene addosso e vi travolge. Dietro lui spinge in avanti. Se io non ho il controllo dell'anteriore diventa un problema. Io metto un po' di pressione dietro. Bimbo. Vedete, questa parte qua gli ricorda quel trauma che ha avuto e quindi devo dare sempre modo a lui di trovare una soluzione diversa. Ecco, vieni. No, non è là la soluzione. La soluzione non è là. Vieni avanti. Ecco. Ok. Ok, di nuovo. Bravo. Come potete vedere non è che devo fare tanto, devo creare un pochino di scomodità. Quando lui vuole andare indietro, un pochino di scomodità e poi rimetto in tensione la corda. Ecco, quando viene mollo. Adesso io sto continuando perché non voglio lasciarlo con un'idea sbagliata, no? Voglio cercare di lasciarlo con un'idea che non succede nulla, che si può tranquillamente stare qua. Quindi bagno, bravo, e premio. Però dovete fare attenzione quando si muovono, perché vi possono far male veramente con niente. Bravo, bravissimo. Quando si impauriscono sono pericolosissimi i cavalli.
Adesso uso il fatto che lui vuole venire avanti per non farlo andare indietro, no? Bagno là dietro e guardo cosa riesce a fare, vedete? Che lui torna in avanti, proprio per creargli una situazione di scomodità in quello che lui vuole fare. Eccolo là, vedi che è più semplice così? Bravo! Bravo! Bravissimo! Eccolo lì! Bravo! Vedi che non succede nulla. Calmi ora. Sei calmato? Bravo. Se io smetto quando lui calcia, lui pensa che il calcio sia quello che ha fatto smettere l'acqua. Bravo. Ok, allora dopo averci giocato un po', questo è il risultato. Quindi un po' avanti, un po' dietro, un po' davanti, un po' dietro, un po' davanti, un po' dietro. Eccolo qua, da quest'altra parte, idem. Bagno, un po' avanti, un po' dietro, un po' avanti, un po' dietro, un po' avanti, un po' dietro, un po' avanti, un po' dietro. Eccolo là, eccolo là. Ok. Mi sembra che sia tutto un altro cavallo, vedete? Là, perfetto, bravissimissimo, bravissimo, Visto? Gioca un po'. Prego. Adesso ci diamo una bella allora, avete visto? Cioè, è una questione di non mollare, cioè di giocarci un pochino. Se lui va indietro, vado indietro io, se lui viene avanti, coccole, baci e abbracci. Cioè, deve essere comodo quello che gli chiedo e scomodo quello che non gli ho chiesto. Se lui mi propone una soluzione diversa da quella che è, diciamo, assomiglia un po' a quella che gli ho proposto io, allora devo fare un pochino come il gioco del fuoco, acqua e fuochino, acquetta e via di seguito, no? E adesso cominciate sicuramente un po' a capire anche come mai è importante non legare i cavalli quando facciamo delle pratiche, soprattutto magari le prime volte, quando magari non c'è ancora confidenza da parte del cavallo in quello che andiamo a fargli e non sappiamo cosa potrebbe succedere, no? Le conclusioni quali sono di questo video? Che è bene non metterci degli errori piuttosto che poi dopo andare a correggerli, perché a volte andare a correggerli significa anche doversi prendere dei rischi
dover magari andare a fare delle cose un pochino più invasive nei confronti del cavallo, proprio perché dobbiamo rimuovere degli aspetti che purtroppo sono diventati un pochino solidi nel cavallo, si sono incancreniti, hanno cominciato a essere degli schemi, delle abitudini un pochino importanti, no? Cosa dire di più di questo? Niente, come avete visto si riescano a risolvere facilmente, ovviamente ancora lui non è solido, questo deve essere ripetuto almeno altre 10 volte, forse anche di più, però già dopo la terza volta mi trovo molto soddisfatto e lui, essendo un sinistro estroverso, è chiaro che è estremamente veloce nell'imparare. Purtroppo c'ha questa dermatite che, come vedete, ai tafanni gli danno particolarmente fastidio, anche semplicemente sentirsi volare intorno lo irritano, e è comprensibile, quando sono in questa situazione qui è normale che si agitano, quindi noi adesso lo rimettiamo bello rinfrescato nel suo box con il paddock annesso, per cui potrà decidere lui cosa fare, se sta dentro o fuori, rotolarsi e mettersi un pochino di antimosche naturali, perché la terra poi gli fa una bella crosticina tutta intorno. E poi magari la prossima volta lo rifaremo finché non diventerà subito bravo. Magari vi terrò aggiornato con qualche storia su Instagram o qualche altra cosa. Spero che anche questo video vi abbia dato un po' degli spunti su cui riflettere. Fate sempre attenzione, preparate i cavalli prima che sia necessario, no? Se lui magari era stato preparato bene, è possibile che quando era necessario docciarlo per la ferita della castrazione eccetera non subisse un trauma, no? Invece è stato fatto, magari non lo so come è stato fatto, può darsi sia stato fatto anche benissimo, non lo so, però presumo io che possa essere quello, perché come avete visto quando mettevo l'acqua nella parte di sotto lui si agitava parecchio rispetto a quando la mettevo da tutte le altre parti. Poi mi è stato detto così anche dalla proprietaria, è molto probabile che sia così, quindi scegliete bene anche le persone che ci mettono le mani sui vostri cavalli, perché un problema sembra banale ma non lo è, perché poi dopo vi tocca portarlo da un professionista, spendere dei soldi, spendere del tempo, e magari prima ci avete provato anche da soli e vi siete fatti male. Quindi ricordatevelo, sui cavalli è meglio non metterci i problemi piuttosto che risolverli dopo. Questo lo dico soprattutto a chi compra puledri e non ne sa nulla dei cavalli e vuole crescere insieme. No, se te sei un principiante prenditi un cavallo che sa parecchio, se te sei uno esperto allora prenditi un puledro, ma non fare mai un mix puledro principiante, è veramente molto pericoloso. Grazie, alla prossima. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling